Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Molto bene, molto bene. Il giorno 26, quindi qualche giorno fa, sono iniziati i pagamenti, quindi le ricariche di ADI, assegno di inclusione. E comunque andranno avanti fino alla fine del mese perché, voi lo sapete, le poste italiane hanno tempo fino all'ultimo giorno del mese per, diciamo, terminare tutte le ricariche di tutti i percettori. Però, perché me lo state scrivendo, però a quanto pare ci sono stati dei mesi che, diciamo, questa regola non è che ha proprio funzionato alla lettera. Guardiamo un po' l'ultimo mese che cosa è successo. E quindi allora che fare? Visto che volete una risposta, dice che facciamo? Diciamo questo, se dal giorno primo del prossimo mese non vi sarà arrivata ancora la ricarica di ADI, allora il mio consiglio è questo, vi do un consiglio, no? Il consiglio è questo, sicuramente quello di contattare il centralino telefonico dell'INPS, oppure se preferite magari di andare di persona in una sede, cioè in un ufficio, parlare direttamente con un impiegato per cercare di capire cosa potrebbe essere successo al vostro caso. Però diciamo che quello di andare personalmente, visto che anche una bella scocciatura, io lo terrei come ultima ipotesi. Prima proverei a sentire il centralino, che tanto loro hanno tutti i vostri dati, l'anagrafica, vedono tutte le vostre informazioni, quindi la prima è sicuramente il centralino. Se poi proprio non riescono a capire niente come fare per risolvere il problema, cioè non che non capiscono niente, cioè magari non hanno tutta la scheda visibile, allora il mio consiglio è quello di andare di persona in ufficio. E quindi quale potrebbe essere sta causa di questo mancato pagamento? Allora, di cause ce ne potrebbero essere veramente tantissime, infinite, dovremmo fare un video lungo una giornata intera, però, probabilmente, ma dico è solo un'ipotesi, ci potrebbero essere stati dei problemi, sicuramente, cioè probabilmente ci potrebbero essere stati dei problemi con la vostra pratica. Diciamo che, ecco, mettiamola così, diciamo che non è detto che si tratti di una vera e propria revoca del pagamento, attenzione, perché non è che andiamo subito a fasciarci la testa, no, ecco, no. Però un esempio potrebbe essere quello in cui ci sia stata una sospensione, magari per delle verifiche su alcuni dati reddituali o patrimoniali, quindi a questo punto o vi è arrivato un messaggio oppure l'unico modo per capirlo è quello di parlarne direttamente con un impiegato dell'INPS. Inoltre un altro modo molto rapido per avere una risposta dall'INPS è quello di inviare una segnalazione tramite il sito internet proprio dell'INPS con un servizio che si chiama INPS Risponde. Di questo servizio non ne sentiamo mai parlare, però funziona molto bene. Si scrive un messaggio tipo niente, si scrive un messaggio all'interno del sito internet e poi una persona dall'altra parte, se non ho capito se sono proprio i dipendenti dell'INPS o quelli del centralino, non è che ho capito bene, vi danno poi una risposta e quindi voi ricevete un messaggio da parte loro, sempre all'interno del sistema. Funziona benissimo. Poi comunque se li contattate fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa vi ha risposto l'INPS, così vediamo di capire che cosa potrebbe essere successo e magari chi legge dopo i commenti si sa regolare, visto che magari c'è già passato qualcun altro in mezzo a sto casino e quindi magari dopo chi legge i commenti si sa, cioè, sa come muoversi, ecco. Poi 2 pillole informative, ricordatevi le dirette live, perché da adesso in avanti c'è una nuova programmazione delle dirette live. Ebbene sì, ve l'ho già detto e ve lo ripeto, ci sono ben 2 live in programmazione.
La prima è quella del giovedì, che già conosciamo, alle 21:30 qui sul mio canale, per parlare di un argomento in particolare e per tenerci compagnia 3/4 d'ora, un'ora, insomma ci vediamo faccia a faccia. Se volete potete anche venire solo semplicemente a salutarmi, e questo il giovedì sera. E poi l'altra grande novità sono le dirette live della domenica sera, sempre alle 21:30, così non ci confondiamo. Sono le live dedicate agli iscritti del mio canale di YouTube. Queste live ci vediamo per scambiarci informazioni, aggiornamenti, per rispondere anche eventualmente alle vostre domande. E dici, come faccio io a partecipare a queste live dedicate a te, che lo chiamate così, le live dedicate a te? Beh, è semplicissimo, basta semplicemente cliccare sul primo collegamento che trovi qui sotto nella info box. Quindi c'è il titolo del video, sotto c'è la info box, la apri, primo collegamento, ecco lì c'è scritto come fare. Oppure se ti viene più comodo o non riesci a trovare la info box, basta che anche qua clicchi sul primo collegamento all'interno della home page del mio canale di YouTube. Quindi vai nella home page, nella pagina principale, anche lì c'è un primo collegamento. Quindi da adesso in avanti, la domenica sera, c'è un nuovo appuntamento dedicato a voi. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!